Sono già stanco. I piloti MotoGP e Superbike, o comunque i piloti professionisti, devono allenarsi duramente per prepararsi all'inizio della stagione. No, allenamento solo chi avare. Ma anche noi comuni mortali ci possiamo preparare fisicamente per la stagione moto, sia per chi va abitualmente per strada o chi magari vuole migliorare le sue prestazioni in pista. In che modo? Lo chiediamo a un esperto del settore, a Simone. Ciao Simone. Piacere. Piacere, grazie dell'invito. Dici qualcosa di te, di cosa ti occupi e magari di cosa andremo a fare oggi. Allora, io sono un personal trainer, laureato in scienze motorie qua all'Università di Bologna, motociclista appassionato da sempre, prima con il cinquantini, non qualcosa della moto, quant'altro. E poi appunto iniziando il percorso accademico sul settore sportivo, di pari passo ho iniziato ad approfondire cosa fanno i piloti per cercare di restare al top, diciamo. E ho preparato i miei testi di laurea sia della triennale che magistrale su questo ambito. Da lì ho iniziato un po' più a fare la parte più poi si fatica davvero. Esatto, una preparazione un po' più tosta, più seria per questo tipo di disciplina. Oggi andiamo a fare un po' un riscaldamento generale troppo libero, Ok. un po' di stabilità, che poi lo consiglio sempre perché così non sovracchiamo e andiamo a riscaldare in maniera molto specifica tutto il corso, Sì. le regolazioni e quant'altro. E poi vediamo un po' di esercizi, magari uno o due per il gruppo muscolare, sia instabile che in forza, pure perché anche quella serve per cercare di migliorare. D'accordo, va bene, ok, io sono curiosissimo e prontissimo per iniziare, direi di passare all'azione. Quello che è il principe che consiglio per tutti, Ok. un must have nella propria routine, calcio inverso sul fitto, così andiamo a stabilizzare bene la forza sulle spalle, attiviamo il core, qua portiamo il piede sopra la palla, raccolgo il petto, mantenendo la spinta in alto del bacino e sono giù. Sembra una stupida fretta, in realtà mi sa che è bello tostino. Esatto. Dovete tenere il bacino a questa altezza, non portando mai più in giù, ovviamente quando togli le gambe va in alto, è normale, però quando torni giù cerca di mantenere questa altezza qua. Ok. Ho perso il conto io. Ok, direi che ci siamo. Ok. Faccio ancora una per sicurezza. Vai. Ok. Come ti è sembrato? Sento bene lavorare gli addominali e senti che le gambe tremano perché devono tenere la stabilità sulla palla. Sembra una figata, ma senti la fatica. Ne vediamo un altro, reverse back extension. Ok. Da qua ci appoggiamo con il bacino sulla palla, rotoliamo un po' avanti fino a tenere le gambe che si sollevano quasi dal pavimento. Da qua distendo in alto e poi giù. Qui non è tanto una fatica muscolare, ma per la salute articolare, fa molto bene per il bacino, rinforza lobbare, la catena posteriore. Vediamo se riesco a ammazzarmi. Gambe rigide se riesci. Esatto. Ok. Cerca però di non portare troppo giù le spalle, cioè Devo stare fermo. esatto, il movimento è tutto deve anche bacino. Qui sei un po' rigido, si vede perché ti butti tanto avanti con le spalle, metti tanto Ok. movimento. Questo è sempre il riscaldamento. Ok. Ne fatti un po'. Allora, vediamo l'ultimo con questo. I piegamenti sulla fitboard, che sono belli tosti, perché devi tenere tanta forza sulla palla per non farla rotolare. Da qua scendi giù, puoi anche appoggiarti del tutto e poi spingi in distensione. Ok. Bello rigido col busto, scendi giù, ok, e spingi. Poi si sente tanto la voce, il polso su... Sì, lo sento, però sento che ho più controllo in realtà Ok, rispetto magari alle gambe. anche questo warm-up ottimo perché attivi già il prento alle spalle. Tostino. Questo sì, questo non sta più cioè dei tre sicuramente più Difficile, diciamo, che l'equilibrio magari è più precario, diciamo. Sì, c'è molta più instabilità. Farei uno stacchettino su uno, allarghiamo un po' i piedi, idealmente si fa scalzi per avere Poi io differenza. mi denudo io se vuoi. Perché Da qua, visto da sopra mi lasciare la cita a metà della chiesa, ok, in posizione, e quando scendi giù arriva a toccare la tibia. Quindi andiamo in accosciata finché non arriviamo vicinissimi con le tibie. Per
gravità, braccia distese davanti alle spalle, presa o normale o terza, quando si carica un po' di più partiamo con quella normale, trattare sul core, compattare la zona lombare, facciamo la leva al salva e vado su. Ok, così, quindi. Da qua rilassato, esatto, aperto con la parte toracica, perfetto, forte con la presa, la spinta parte sempre dalle gambe anche qua, Ok. e il corpo sempre di conseguenza, quindi mi distendo quando le gambe sono partite. Ok. Il bilanciere però non sarà mai lontano dal corpo, è lungo, Bisogna strisciarlo sulle gambe. esatto, infatti si vede in chi carica tanto che si fa segni sulle gambe, per questo non Sì. esatto. Ok. Abbastanza buono, sì, si vede che un minimo di confidenza con un bilanciere ce l'avevi già. Sì, poi sempre meglio prima partire un po' più scarichi e fare le cose Sì, esatto. lentamente, poi man mano aumenti con i pesi. Aggiungiamo un paio di dischetti per vedere che succede. Va bene? Sì. Esatto. Ok, sì. Bene. Sono già stanco. Allora facciamo sempre un pochino di gambe, ma un po' di instabilità. Facciamo un bello squat qua, proviamo prima la versione super facile così, poi lo giriamo. Ok. C'è un'immagine molto divertente di Marquez, di lui che fa la squat con la kettlebell, che sono pesi là, con 3 di questi. Quindi è follia pensare quanto possa essere difficile. Sì. Partendo dalle versioni super facili qua, piedi sulla mezzaluna o boso, da qua andiamo a fare il nostro squat e spingiamo su. Proviamo prima corpo libero, poi proviamo a girarlo, poi vediamo se serve provare con un pesetto. Va bene. Così per non dovresti avere problemi da questo lato. Speriamo. Ok, allarga bene le ginocchia quando scendi, così più si alti purtroppo più è scomodo stare su. Più hai. Più lunga è la discesa. Esatto, più sono le leve ingombranti, più è. Ok. Flessione 2.0 qua, lo giriamo, appoggi i piedi alle estremità, trovi l'equilibrio, andiamo in accosciata come prima e torniamo su. Ok. Esatto. Ok, prima di partire proviamo un po' se va in centro l'equilibrio e partiamo. L'ultima vedere che è molto più difficile di prima. Sì. Sì, mi tremano un casino quando scendo, ma è una cosa che non riesco Ah, è normale, è per a controllare. cioè mi viene proprio. Cioè, è divertente ma allo stesso tempo difficile. Perché devi pensare a quello che fai. Comunque sentirlo leggero. Quindi qua, preso al petto Ok? e facciamo la stessa cosa. Va bene. Sì, il peso ti aiuta anche un po' sul bilanciamento. Sì, effettivamente. Tenendolo, sì, aiuta qualcosina. No. Ok, grazie. Siamo alla quarta alta, facciamo un po' di pesi. Ok. Per vedere un po' invece una variante, vediamo una spinta a braccio singolo, dove serve un pochino più di stabilità. Braccio disteso come quando abbiamo entrambi i manubri o il bilanciere. L'altro braccio lo teniamo libero, quindi o al petto o su, da qua. Teniamo sempre la spinta sulle gambe, quando carichiamo un po' di più il manubrio ce ne accorgiamo, perché finché il peso del manubrio è leggero, noi contracchiamo con il peso del tronco. Se iniziamo a trovare il peso giusto per caricare un po' di più, senti che se non spingi con le gambe ti ribalti. Ok. Da qua scendi stando con un giampetto, come quando stai spinta con 2 manubri e distendi. Quindi devi trovare il giusto peso per arrivare lì tra il ribaltamento e. Sai che ti si equilibra ma riesci a gestire. Senza ammazzarti. Allora proviamo prima con di leggeri, così un po' meglio. Ok. Ok, sì. Sì, possiamo caricare. Sì, solo per farti provare Senza la prova, esatto. carichiamo un po'. Ok, bene. Si vede che stai muovendo un po' con le gambe. Sì, lavora, sì. A sinistra un po'. Tendo a spingere. Esatto, devi spingere per tenerti in bloccato in posizione. Senza. Oh, si sente. Allora molto più. Possiamo anche attivare un po' la spalla, facciamo delle bellissime montate laterali, un po' parte seduto un più sopra. Ok. Perché qua poi ogni volta partiamo a stop dalla posizione
finale, quindi ogni volta partiamo con il peso appoggiato sul tronco. Quindi lo slancio su e appoggio di nuovo. Destro. Anche qua così abbiamo un po' di stabilità sul tronco. Ok. Ok, sicuramente classiche alzate laterali e poi che va piccolo giochino che può comprare, alternare, perché sono degli appoggi, Ok. appoggi. Altre varianti più Esatto. difficili. Per picarsi un po' di più. Esatto, tanto per divertirsi un po' Se di vuoi più. provare anche con la gamba sopra, Proviamo. è sempre lì per complicarsi per cosa. Si deve pensare molto di più di prima adesso. Sì, invece concentrare. Ho usato in teoria la gamba più stabile subito per sicurezza. Adesso passiamo a esercizietto per il tronco. Ecco qua facciamo un po' più di forza. Esercizio che sconsiglio se una persona ha problemi di schiena, questo, ovvero stacco più tirata. Quindi ogni volta che faccio un rematore che appoggio giù un bilanciere, parto qua, stacco il bilanciere, tiro e giù. Il primo colpetto lo do staccando, appena stacco lo tiro a me e tocco. Lo tiro a me. Tocco. Esatto, ogni rep ha proprio il tempo. È normale di tenere tanta tensione sulla lombare, qua, Sì. qua lavorare moltissimo. Per quello dicevo, se si hanno problemi, un po' se accidenti, infortuni, non si fa. Altra variante col manubrio singolo, Ok. quello classico dove ci facciamo la barca di qua, manubrio di lato e facciamo una tirata, è sempre stabilizzazione, un po' di core. Questo è un classico esercizio Sì, che si vede comodissimo. pesante. Esatto. Che però rimane sempre buono perché c'è attivazione monolaterale che Ok. a noi piace sempre per il motociclismo. Sì, anche qua comunque lavorare sulla stabilità. no? Esatto. Verso forte ringhiato da tutte, adesso vediamo un po' di avambraccio preso. Poi facciamo semplicemente un cavo. Andiamo in presa inversa, e cominciamo attaccati al busto, rimaniamo abbastanza vicini al cavo. Altro errore che il cavo deve vedere perché il cavo non ti deve tirare in avanti, ma noi vogliamo la tensione dal basso. Ok. Quindi restiamo vicini al cavo, ruotiamo fino sopra il pavimento, massima raccolta Ok. e torniamo giù. E qua stiamo sui 10. E sì, qua mi piace a volte, sempre per simulare più la resistenza, la presa, possiamo anche salire un po', arrivare a 12, 15, 20 ripetizioni, Ok. per sentire tanto la parte di Proprio spine, power, degli avambracci, eccetera. Ok. Ok. Per appunto aumentare la capacità vascolare ci può aiutare a A migliorare. sentire meno faticamento quando poi andiamo in pista. Altra cosa importante è tenere sempre presa piena, no? La presa piena, quindi che fa la falsa presa, cioè che toglie il pollice, che toglie un dito. Ah, ok. È importante invece tenere sempre la presa salda al massimo, Come se fosse il manubrio Esatto, della fiore. tenersi proprio aggrappati forte. Sì. Sì, sì. Lavorare, sì. Vediamo i più classici. Allora, estensione della mano, appoggiamo l'avambraccio sulla panca, portiamo il basso al massimo del polso, mentre portiamo in giù, solo togliamo un manubrio sulle dita, fino alla punta delle dita, raccolgo sulla punta e raccolgo lì il polso. Ok. Quindi raccolgo le dita e raccolgo il polso. Ok. Esatto, raccogli tutto e poi ci sono. Anche qua stiamo sempre attenti con i pesi, non partiamo da un peso enorme, rischiamo di... Anche perché l'avambraccio è Esatto. Poi il polso è un'articolazione molto delicata, quindi se già uno ha magari un po' di infiammazione, bisogna starci un po' attenti. Sempre l'avambraccio appoggiato, portiamo giù, una volta il palmo guarda verso il basso, qui ovviamente non dobbiamo distendere nulla, se no ci casca il manubrio. Esatto. Portiamo solo giù il polso ed andiamo in estensione. Poi è normale che ci siano ampiezze di movimento assurde, perché comunque il polso ha un certo grado di mobilità, però trovando il peso giusto, facendo un movimento buono, si riesce comunque a sentire tutta la parte A lavorare con tanti attivazione. Altra cosa qui, ora lo stiamo facendo singolo per comodità, però si può lavorare anche. Tutti e due contemporaneamente. Sì, Non fa esatto. molto differenza. Quindi completamente si Sì, scende sempre completamente controllato
al massimo verso il basso, massimo verso l'alto. Tricipite, possiamo mettercelo dentro e facciamo un classico programma, cavo. Fatto giù di distensione, mettiamo su. Se vogliamo complicarci ancora di più, per lo stimolo finale non usiamo i fermacorda, prendiamo la corda solo dalla parte mobile, Ok. così dobbiamo tenere tanto sulla presa. Facciamo. Comunque sempre vicino Alla corda. sempre vicino alla corda perché dobbiamo tirare in basso e non verso di noi. Facciamo un altro esercizio di addome, plank con braccia tese qua e da qua andiamo a fare le oscillazioni laterali. Ah, ok. Quindi vado a lasciarlo schiacciare da una parte e poi Prima dall'altra. Ok. devi stare su dritta anche col bacino. Si Oh. muove solo la spalla e Ok. tutto il resto Sì, deve perché essere se- bloccato. Poi se dovessi schiacciare solo da una parte. Attento, non devi fare neanche vicino. Esatto. Schiacci solo verso il basso. Sembrava facilissimo, invece. Esatto. Sì, perché non è tanto schiacciarlo, ma stare fermo. Esatto. Col bacino. La difficoltà è riuscire a tenere tutto il corpo fermo, tranne le braccia che fanno il movimento lasso. Bisogna proprio trovare il modo di riuscire a tenere tutto fermo. Ultimissimo, con la palla, facciamo un banalissimo crunch springboard, per D'accordo? avere una bella contrazione addominale, poi abbiamo un po' più di distensione, di stabilità, qua diciamo è trascurato, molto facile. Mani poi dietro la testa o al petto, andiamo in massima estinzione nella parte addominale, con un altro crunch e scendiamo giù. Ok. Questo è giusto per finire, per fare un po' di addome. Proprio esatto, fine allenamento. Ok. Sì, sulla fitball mi piace sempre metterlo, mi piace anche di solito chi lo fa, perché sempre tanto la contrazione dell'allenamento, Sì. più di fare anche lancio a terra magari. Sì, esatto, perché alla fine a terra si il pavimento e poi si Poi colloca. la fitball già ce l'hai perché devi farti tutti gli altri esercizi, Quindi tanto vale usarla anche per gli addominali, esatto. Chi lavora di più comunque. arriva la parte difficile adesso. Sì, Stretching e mobilità. Ah, divertente. Allora, il primo, che è già a livello intermedio, diciamo, ci troviamo pancia sotto, raccogliamo la gamba di lato, Ok. la parte sotto della gamba come siamo comodi, l'importante è che il ginocchio sia aperto, mani all'altezza delle spalle e ci spingiamo su con il busto. Ok. E manteniamo solamente la posizione. Esatto. Così. Mani appoggiate giù e ti spingi in alto. Perfetto. Quindi così poi vado su. Esatto. Se no, L'obiettivo non si è la... tenere il bacino appoggiato ma distendere le braccia. Ok. Ovviamente se uno non riesce si porta in alto fin quanto riesce. E sento spingere sull'arca. Esatto. Proprio qui. Proprio dove devi spingere. Qua si tiene 15, 20, 25 secondi la posizione, poi si alterna con le gambe. Nel mio caso almeno 20 minuti una gamba. Può essere che magari una gamba. No, ma è uguale. Ne facciamo un altro un pochino più semplice, sempre con l'attivazione dell'anca e allungamento della parte posteriore. Una gamba distesa, noi la raccogliamo a squadra se riusciamo anche qua, perché Forse ce la poi rimaniamo Questa forse non ce la alto. Da qua buttiamo fuori l'aria, un bacino in avanti e mi stendo in avanti. In alto. Quindi così. Esatto. La gamba deve stare per forza a terra o basta che tieni con la E no, se l'importante è che qua è l'apertura, se non è completamente appoggiata, non mi importa. Ok. Ah, La punta. ok. Tu croce maledetto. Fate respirare. Esatto. E altra cosa che capita a chi lo fa in apnea, lo stretching. Non sei rilassato se stai facendo l'apnea, che è la cosa che frega. Spalle torace, attiviamo anche queste. Combinazione per le spalle torace. Ok. Sia mani sulla testa, la prima da qua, stacchiamo la faccia ovviamente dal pavimento, Ok. portiamo in apertura le spalle e tocchiamo di nuovo i gomiti. Ok, quindi comunque sempre staccato. Stessa cosa, mani dietro, sempre testa sollevata, da qua, ruota verso l'alto e torno. La testa sollevata ci aiuta anche ad avere un minimo di attivazione per i muscoli, la muscolatura del collo, ci aiuta
pochino di stabilità. Ok. Il primo esatto, vai alla testa, stacchi il naso dal pavimento, anche, cioè proprio quanto basta, anche un po' di meno. Almeno sollevarsi la testa. Chiudi, i gomiti toccano giù una volta ok. e vanno in massima estensione su. Esatto. Questo oltre mobilità è un buon riscaldamento, si può fare all'inizio, se hai giornata alle spalle, si scalda anche un po' l'articolazione. Ok, proviamo l'altro. Era sempre così. Esatto, ormai dietro, anche le donne unite un po' più larghe, più comodo. Ok. Ok, gomiti che appoggiano giù in partenza. Quindi mi tiro su e vai a tirare indietro. Esatto, avvicini i gomiti al massimo, Ok. provi a portare i gomiti uno vicino all'altro. Anche qua è normale che non si abbiano delle ampiezze di movimento da come quando si fa uno slaccio con le gambe. Certo. Poi facendo mobilità, stretching e tutte queste robe qua di solito ci accorgiamo dove abbiamo il problema. Perché la cosa che senti di più di solito è quella dove sei più rigido, Sì. dove hai più difficoltà. Esatto. Vediamo due cose con l'elastico, direi. Ok. Allora, qua una mano ferma l'elastico, poi prendo l'estremità, da qua faccio una tirata verso di me, Ok. tensione per portare il bacino all'esterno Ah, figo. e torno giù. Tiro verso di me, ruoto all'esterno e torno giù. Cioè da trovare all'inizio la giusta tensione dell'elastico, ovviamente, per fare il Ok, test. certo. Porto giù la mano ogni volta, Ok. anche qua cerca di concentrare la rotazione sulla parte alta del busto e non sulla parte del bacino. Devo lasciare un pochino di... Ok. La parte alta del corpo. Esatto. Come un tiro con l'arco, diciamo. Sì, non so se sono un po' rigido io. Mi sembra di ruotare un po'. No, cioè un po' ruoto, poi è normale che non tutti riescono a portare tanto allo stesso modo. Anche la mobilità toracica è molto soggettiva. Ok. Vediamo un po' di cardio. La parte cardio è molto. Cioè, i veri piloti di solito fanno la parte. Appunto, o corsa, bici, quello che vogliamo. Facciamo un po' di corsa, variamo un po' i ritmi. Allora, faccio ricaldare un attimo, siamo super blandi. Facciamo di solito in un intervallato, magari dai 15, 45, 20, 40, 30, 30, ma sa quanto la persona è legata. Ok. Quindi Quindi si sta parlando. senza averlo tutto impostato, esatto, un minuto o due di attivazione, così come si dice una volta mettiamo il fiato. Esatto. E poi partiamo. La comunità di allenamento intervallato e la puoi fare anche con un neofita del cardio, diciamo, perché tu ti regoli semplicemente con l'aumento dell'intensità. Ok. Quindi che sia sulla bici, sul tapis sull'ellittica, su quello che vuoi, tu fai i tuoi 20-30 secondi controllati grandi, 20-30 secondi dove spingi quanto riesci, più ok. E dopo riabbassi di nuovo, così per 10, 15, 20 minuti massimi di solito. Ok. Ok, cardio. Sono senza fiato. 5 minuti. 5 minuti abbiamo fatto, quindi test. Esatto, test superati. Quindi questa è la giornata. Sì, un esempio della giornata tipo con un po' di tutte le varie sfaccettature di quello che serve. In base alle esigenze della persona, dove vuole migliorare, se vuole focalizzarsi in certi punti, la scheda sarà impostata diversamente. Esatto, anche le giornate separate tra una giornata di cardio, di mobilità, una di forza, oppure tutte le combinazioni possibili come serve a tutti i settori. O magari con una sorta di circuito. Esatto, allenamenti a circuiti, allenamenti anche in base alle attrezzature che la persona sulla palestra ha. Esatto, si allena a casa, se ha possibilità di andare in palestra, certo. Esatto, poi anche sulle palestre, molte palestre alcuni attrezzi non ce ne hanno, Anche quindi quello. puoi inventare così riescono a fare. Esatto, una variante esatta all'altezza. Io direi di chiuderla qui, grazie mille Simone. È stato un È piacere. stato un piacere, grazie a me, grazie a te dell'invito. Ragazzi, qua siamo a Sweet Fit a Bologna. Comunque, in caso vi lascio il link in descrizione di Simone, se aveste magari qualche domanda o comunque se volete consultarlo per prepararvi e chiedere qualche scheda di allenamento. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, scrivetevi nei commenti se avete domande, dubbi, perplessità, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Grazie a tutti. Ciao!